Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. Oggi ritorniamo in Italia. Un clone? No, ancora originale, ma come sarà? Ecco il nostro oggetto misterioso. Ma a questo punto andiamo sul tavolo. Ed eccoci arrivati finalmente sul nostro tavolo. Il logo, un nome e ritorniamo in Italia. Questa volta parliamo di un'azienda, perché ormai la possiamo definire così, dal nome No Name. In questo specifico caso parleremo del No Legal, un atomizzatore acquistato nel 2017. Ancora una volta andremo ad analizzare come si è comportato a distanza di un paio d'anni. Questo è il cosiddetto packaging, ovvero la confezione in cui vi arriva l'atomizzatore. Per quanto lo possiamo ruotare, non riporta alcuna dicitura a parte quella in frontespizio con il logo e la scritta No Name. Questa particolare onda richiama molto il discorso del Tao, anche la separazione dei due colori. La confezione si apre in modalità slitta e vediamo il suo contenuto. Cosa troviamo al suo interno? Il nostro atomizzatore è una bustina contenente le parti di ricambio e qualche accessorio. È abbastanza misero dal mio punto di vista il contenuto di questa bustina. Abbiamo una chiave esagonale per il serraggio delle viti delle nostre resistenze, due vitine sostitutive sempre con inserto esagonale, due O-ring e un pin fisso argentato. Il pin bottom feeder, visto che il mio mondo è questo, è già preinstallato. Ci siamo immediatamente liberati delle spare part, anche perché in realtà non ce n'era molto da cui parlare, ma vi presento il No Legal by No Name. A parte il drip tip, che è una mia personale scelta, quindi sono andato a sostituirlo nel corso del tempo. L'atomizzatore è datato 2017. Mi aveva molto attirato all'epoca, quando l'ho acquistato, il design della sua campana, molto particolare, un acciaio 316 molto ben lavorato. Nonostante il tempo trascorso, è qualcosa di favoloso. Per questo devo dargli un punticino sulla bilancia del positivo ai No Name, perché loro curano veramente il dettaglio di ciò che fanno. Questa è la sezione inferiore. Il pin bottom feeder sempre in argento, buono l'isolatore perimetrale e come si può vedere qui c'è il nulla, non c'è nessuna incisione, nessuna numerazione. In versione ibrida, l'atomizzatore con questa configurazione è un bottom air flow. Mi spiego. Non è altro che l'aspirazione dell'aria prelevata dal basso per gli amanti della storia stile Kennedy, ma in versione flower chasing. È un atomizzatore indubbiamente molto flessibile, ma particolare allo stesso tempo. Parliamo di un 22 mm
con un'altezza a vista di 33 mm.6, ma è molto soggettivo visto che il tip in questo caso non è proprietario. Molto semplice la sua composizione, sono solo 3 parti. Per quanto riguarda il tip vi faccio solo notare il connettore, il classico attacco 510. Andiamo alla campana. Visto dall'alto, a parte il foro centrale, che come vi ho detto prima è un classico attacco 510, mi sovviene molto con queste particolari lavorazioni il tamburo di una pistola. 8 semisfere negative, sono solo di natura estetica, vedete ruotando l'atomizzatore, sono connesse tra di loro con un angolo di 90 gradi e nel suo disegno verticale abbiamo le stesse 8 mezzalune in negativo ma di un diametro maggiore rispetto a quelle superiori. Una lavorazione perimetrale che va a chiudere il design superiore. Guardandolo dal basso verso l'alto vediamo che c'è una duplice azione da utilizzare. Vediamo le 2 asole contrapposte, abbiamo la scelta dei 3 fori più grandi contrapposti, i rimanenti 3 fori più minuti, però abbiamo la possibilità di utilizzarlo con un'asola sola. Visionando il suo interno, particolare il fatto che la No-Name sul No Legal abbia scelto di porre il suo O-ring di tenuta all'interno della campana e non come i classici atomizzatori in cui questi O-ring vengono inseriti sul perimetro esterno del deck. Questa scelta fa sì che l'O-ring rimanga sempre integro. Usatissimo, 2017 e devo dire perfetto. Arriviamo al cuore del nostro No Legal. Ho già una resistenza preinstallata, guardiamo un attimino l'interno del nostro deck, una notevole profondità con questi 2 bacini dove viene inserito il cotone, la profondità del deck 3 mm.3. La sezione centrale isolata dove uscirà il nostro liquido e la sua particolarità dei sistemi dei flussi d'aria. Questo atomizzatore può alloggiare doppia resistenza. La mia scelta molto semplice di passare in single coil è dovuta solo a molteplici test, molteplici prove. Utilizzandolo all'inizio con il monofilo e doppia resistenza, la campana data in dotazione portava un surriscaldamento così elevato che dopo 2-3 svappate era impossibile utilizzarlo, tanto da dover pensare qualcosa di alternativo, dove al suo interno troviamo un'ulteriore campana già con un suo tip. Togliendo la prima spugnetta ci viene dato un O-ring sostitutivo per la campana stessa e questa è la campana alternativa che ho dovuto acquistare per venir meno a questo eccessivo calore che in modalità double coil mi dava questo atomizzatore. Questa campana cambia radicalmente il nostro No Legal, non è più lui, è un altro atomizzatore, però ha un vantaggio che non va a riscaldare se utilizzate in modalità double coil. Vi offre la possibilità di utilizzarlo o come bottom airflow con 2 semplici asole che potremo regolarle e gestirle, oppure andando a utilizzare questi 2 fori contrapposti che non hanno alcuna regolazione una volta inseriti nel deck, con un tip proprietario veramente enorme. Possiamo molto avvicinarci a un mezzo cloud.
utilizzando il classico principio dei fori che vanno a colpire la resistenza. Alla fine ho scelto, mio malgrado, la single coil, dovendo rinunciare a questo optional. La resistenza che ho preinstallato ha un valore resistivo di 0,4 ohm. Questa è la quantità che ho scelto per il mio no legal. Una volta disposto al suo interno, bello spumoso lateralmente, e va in battuta fino alla fine del deck. E ora passiamo veramente a un test del fuoco, perché queste soluzioni con i sistemi dell'aria che vengono assorbiti dalla parte inferiore del nostro deck non sempre riescono a rispondere qualitativamente allo squonk in modalità bottom feeder. Un semplice tocco e si vede benissimo che il mio liquido entra nei primi fori dell'aria di aspirazione. Prova oversquonk indubbiamente fallita, ma lo sapevo già, era solo per una dimostrazione pratica. Guardiamo il lato estetico con la campana opzione B, nel quale il nostro no legal sembra piccolo 22 da cloud. I miei fori dell'aria in questo caso andranno a sbattere direttamente sul cotone, però sono riuscito a chiudere le due asole inferiori. No, Moreno, guarda che queste cose si fanno mettendoci la faccia. Ed eccoci qua con l'opzione B. Vediamo come va. Poco vapore, ha un colore grigiastro, nemmeno lo commento il livello aromatico che non mi regala in questo caso con questa configurazione. Sono andato a chiudere le due asole inferiori e sto utilizzando solo i due fori, che in questo caso andranno a colpirmi non frontalmente la coil, ma inclinati quasi di 90 gradi. Non ha alcuna resa aromatica. Non lo commento in questa configurazione. Ed ecco il no legal nella configurazione originale, con la campana che piaceva a me come disegno estetico, e andiamo a testarla utilizzando il doppio flusso dell'aria. Non vi faccio neanche vedere, una volta aver inserito la campana, il liquido che fuoriesce dalla spinta dell'o-ring sulla campana stessa, come va in pressione. Non avendo alcun o-ring sottostante, la condensa, il liquido fuoriesce su tutta la parte della nostra box. Asole aperte, doppie asole, scusate, è un disastro, altrimenti mi bagno tutto. Eccoci, andiamo a testarlo. Vedete il vapore? Non... accidenti. Se devo bilanciare tra le due campane, qui il livello aromatico indubbiamente è aumentato, ma non a tal punto di dire wow. No legal, no name, not to use. Non ci siamo proprio. La mia considerazione finale? Torniamo sul tavolo, che forse
è meglio. L'unico compromesso, perché di compromesso stiamo parlando, non di soluzioni, è utilizzare le due asole della campana completamente aperte. Perché dico compromesso? Perché in questa configurazione in single coil e utilizzando questa campana è difficile riuscire a estrarre tutte le sensazioni aromatiche che mi aspetto dal No Legal. Anche il vapore esce di un color grigiastro, non è bianco, non è denso, è diverso. Come scala aromatica, accidenti, posso dire che fa... scusatemi. No Name, No Legal.